Mi è capitato qualche mese fa di incontrare un gruppo di ragazzi in cui c'erano persone anche abusate, persone con difficoltà psicologiche anche abbastanza serie. E mi hanno chiesto di approfondire la figura di Santa Teresa di Lisieux. Teresa arriva a tutti, arriva in particolare alle persone che hanno una fragilità psicofisica, in particolare alle donne, perché c'è un timbro della sua esperienza che ha passato tante difficoltà anche dal punto di vista psicologico, per esempio ha avuto momenti di nevrosi, c'è stato un momento in cui è stata malata e avevano paura che stesse diventando folle, che ci fosse una tara psicologica, psichiatrica. Questa fragilità psicofisica l'ha accompagnata per tutta la sua vita. Teresa non è una persona perfettamente integrata, quando uno dice è una persona perfetta, matura, senza difficoltà. No, no, per esempio, io ho notato che lei ha delle fobie, fino alla fine della vita ha la fobia del ragno, che è segno ecco, di un'esperienza psicologica non abbastanza approfondita, oppure che ha una non accettazione completa del proprio corpo. Lei arriva a dire verso la fine della vita, quando è già presa dalla tubercolosi in maniera molto devastante, lei dice, fin da bambino il mio corpo mi ha dato fastidio, fin da bambino me ne vergognavo. Quindi lei ha un'esperienza difficile con il proprio corpo. Mangiare, per lei mangiare, dice non capisco perché quando si vuole parlare con degli amici bisogna invitarli a pranzo. Se Gesù, Maria e Giuseppe non avessero mangiato, io non l'avrei fatto, lo faccio per amore loro. E allora, come vedi, la difficoltà di Teresa è reale, c'è una difficoltà che la accompagna per tutta la vita. E però in questo c'è un segreto, cioè non è una ragazza che si affossa dentro le ferite, non è una persona che sta nella fragilità e si piange addosso, non è una persona che si avvita su se stessa. Poi c'è una risposta che Teresa dà a quei giovani che ho incontrato, ma a tutti i giovani, a tutte le persone che la accostano, cioè c'è dentro di lei una grande resilienza, una grande capacità di affidarsi, di trovare un centro interiore che lei intuisce essere Gesù, essere Dio. Gesù è presentissimo nella sua vita e lei si confida, si affida a Gesù in maniera molto forte. Lo incontra in un momento particolare ed è proprio l'incontro con questa presenza interiore che fa in modo che lei possa essere accompagnata nella sua vita e un po' alla volta riesce a vivere con felicità tutte le sue fragilità, perciò felice con le pochi, anche se fragile come tutti. E questo fa un binomio perfetto per la sua esperienza interiore che trasmette anche a noi.